durante la prigionia, anche nei campi di prigionia, c'era stato una specie di divisione anche lì politica, chi aderiva, chi non voleva cooperare con gli inglesi veniva dichiarato non cooperatore e quindi considerato quasi un reprobo, un fascista, mentre invece gli altri erano considerati cooperatori e quindi a tutti gli effetti. Ma fino a quel momento, appunto, quando rientrava sta gente, passava dal campo di transito, gli davano i documenti per rientrare ai propri distretti di appartenenza e tutto finiva lì. Al massimo c'erano le dame della Croce Rossa che gli davano il pacco dono, insomma, quando proprio c'era. Quando siamo arrivati noi invece eravamo 8.000 prigionieri che venivamo dal 211 POV Camp di Algeri, tutti non collaboratori, tutti che avevano aderito alla Repubblica Sociale Italiana, e il che ha messo in difficoltà le autorità che dovevano riceverci. Nell'imbarazzo, cosa hanno fatto? La solita cosa all'italiana, cioè non mi assumo io la responsabilità di prendere una decisione, demando la decisione alle superiorità a Roma. Questo sarebbe andato bene se gli inglesi non avessero dovuto far proseguire la nave, perché la nave ci sbarcava a Taranto, però proseguiva per l'India, perché faceva la spola fino all'India, poi tornava indietro, trasporto truppe fino all'India. Quindi quelli si sono trovati nella situazione tragica, gli inglesi, di doversi tenere 8.000 prigionieri, va bene, e far partire la nave. Quindi così su due piedi nella campagna intorno a Taranto hanno dovuto costruire un campo d'accoglienza di fortuna naturalmente, quindi che aveva tutte le efficienze di un campo di fortuna. A questo si va aggiunto ancora che la stagione era anche inclemente, perché si mise addirittura anche a nevicare a Taranto quell'anno lì, non so come, ma beccammo anche la neve. Io volevo andare a casa con i documenti regolari e allora rimasi a Taranto e fui ospitato molto, con molto affetto dalla popolazione, perché ci diedero gli abiti civili, ci ospitarono in casa, ci diedero da mangiare, insomma venimmo trattati come veramente in modo encomiabile a Taranto, noi prigionieri. Dopodiché finalmente da Roma partì una commissione che doveva venire a esaminare la posizione di ciascun prigioniero per stabilire se era liberabile oppure no. Allora, quando arrivò questa commissione, noi eravamo un gruppetto che eravamo rimasti lì e io tra quelli andammo e ci presentammo a questa commissione, la quale in un primo tempo era perplessa, non voleva prendere decisioni perché eravamo della decima, la parola decima metteva terrore. Poi per fortuna nell'interno della commissione c'era un ufficiale di marina, il quale prese le nostre difese, anzi elogiò il nostro comportamento, ci strinse la mano uno per uno dicendo che la marina era grata a quello che avevamo fatto, eccetera, eccetera. E finalmente ricevemmo i documenti regolari per rientrare ognuno alla proprio domicilio, diciamo, la propria residenza, la residenza delle nostre famiglie, insomma. Così io poi con una tradotta che ci fu messa a disposizione il giorno dopo partimmo ed era la vigilia di Pasqua del 46. Viaggiammo 2 giorni e lunedì di Pasqua arrivai a Reggio Emilia, dove abitava mia madre, e rientrai a casa. Naturalmente poi mi recai al distretto militare, presentai i documenti e essendo ufficiale effettivo mi hanno dovuto prendere in forza perché non c'era nessun provvedimento ancora nei miei confronti, quindi io ero regolare ufficiale dell'esercito italiano. Però
a disposizione perché non potevano impiegarmi subito, perché dovevano aspettare che si avviasse quella che chiamavano la pratica di discriminazione, cioè vedere, esaminare. C'era un'apposita commissione che esaminava il comportamento dell'ufficiale dall'8 di settembre in poi e poi decideva se rimetterlo in servizio oppure prendere provvedimenti di altro tipo, quale non so, l'espulsione dall'esercito, la retrocessione dal grado. Primi di aprile del 1948 finalmente decisero se io dovevo riprendere il servizio oppure no. Ossia, decisero che io dovevo riprendere il servizio, cioè ero stato discriminato e riammesso in servizio, conservando grado, anzianità, eccetera, eccetera. Tutto questo avveniva a poca distanza dal famoso 18 aprile del 1948, che era la data fatidica in cui si attendeva le sorti dell'Italia, cioè se l'Italia doveva diventare comunista oppure doveva diventare una nazione democratica, no? In quei giorni, appunto, in cui occorreva disporre di ufficiali che davano garanzia di fedeltà alle istituzioni, pensarono bene che io fossi uno di quelli e quindi mi rimpiegarono d'urgenza in servizio e io automaticamente mi presentai al secondo reggimento alpini di Cuneo e ripresi il servizio partendo immediatamente per l'ordine pubblico. La mia attività militare, eccola qua. Sotto 3 bandiere, ho difeso la patria, una vita per l'Italia.